Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, energie predestinate per il mese di aprile 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro. Può essere un periodo riflessivo dove ci si sente un po', magari qualcuno bloccato, qualcun altro sospeso un po' in aria, magari in una situazione o in una relazione, ma è anche un momento che dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se volete potete integrare con il segno lunare e l'ascendente, e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una lettura personalizzata, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi c'è anche il link alle tarot pratiche di di fine marzo, che sono degli incontri per imparare a leggere i tarocchi. Comunque nel video spiego tutto. Allora partiamo con un 3 di bastoni, la carta del mondo. Abbiamo un 5 di bastoni, la sacerdotessa, un asso di spade, abbiamo la carta della forza, temperanza e 9 di pentacoli. Adesso ragazzi andiamo a vedere un attimino l'energia generale del mese, andiamo a spiegare carta per carta. Ci potrebbero essere dei messaggi sciolti tra di loro, cioè non connessi. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora, partiamo da questo 3 di bastoni, che di solito è una carta che ci parla di progettualità, ci parla di anche viaggi, spostamenti, idee espansionistiche. 5 di coppe, il sole, ecco le idee espansionistiche, e un 10 di coppe. Io credo che qui qualcuno sia in una fase dove vuole lasciarsi indietro. Può essere uno stile di vita, può essere un momento di vuoto, può essere un atteggiamento per andare verso qualche cosa di più completo. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo la morte, un cavaliere di spade. Sì, c'è come una rinnovata determinazione. È come se aveste deciso di prendervi quello che vi spetta, o sì o sì. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 4 di pentacoli, come se qualcuno stesse lottando un po' per i propri sogni, per i propri diritti, per la propria indipendenza, mi verrebbe anche da dire per qualcuno. Sì, c'è come questa voglia di andare oltre. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 9 di, scusate, 8 di coppe, temperanza, c'è un'altra sotto, re di spade e 9 di bastoni. Guardate, per qualcuno potrebbe fare riferimento a un percorso di studi che si vuole iniziare, piuttosto che un percorso di guarigione, piuttosto che la ricerca di una guida. Quando c'è la sacerdotessa di solito sono guaritrici, sono quelle persone che guariscono con le erbe, con le cose naturali, l'omeopatia, i fiori, i trattamenti energetici, possono essere Reiki, Shiatsu, Tuina, tutto quello che riguarda il massaggio.
Diciamo che è come se vi steste avvicinando ad una fase di ricerca spirituale, di ricerca interiore, di come posso fare a star meglio, come posso uscire da questo 5 di coppe perché ne ho le scatole piene. 5 di coppe è una carta di carenza, una carta di lutto, di perdita, di vuoto emotivo. E qui c'è come un, ok, voglio uscire, da che parte devo andare? Voglio sentirmi completo o completa? Andiamo a vedere l'asso di spade. Sette di spade e mondo. Mm. Ragazzi, qui qualche verità potrebbe venire a galla su quello che è il completamento per voi o su quello che potrebbe essere un viaggio, un trasferimento. L'asso di spade ha bisogno di chiarezza mentale, è la carta che è collegata proprio alla parola, a come io mi esprimo, a quello io che dico. Però non lo so, datemi una carta per i sette di spade. Mm, asso di spade. E niente da fare. E ne scoprirete delle belle, ragazzi. Potrebbero essere cose che vi vengono dette e non sono verità piene, cioè come se qualche cosa venisse omesso, oppure direttamente vi dicono qualche cosa che non è vero. Quindi attenzione. Mm, mm, mm. Finiamo il giro e poi magari ci ritorno. Andiamo a vedere la forza. 4 di coppe e 4 di bastoni. Probabilmente c'è una ricerca di stabilità qui. È come se sì, ok, ho qualcosa che più o meno mi rende sicuro, mi rende, tra virgolette, stabile, ma sento che comunque ho un vuoto, mi manca qualcosa, ho bisogno di più, devo sentirmi completo. E nonostante tutto si procede durante tutto il mese per cercare di capire, magari attraverso una guida, attraverso degli studi, attraverso anche semplicemente il confrontarsi con persone vicino a voi, potrebbero anche essere i familiari o gli amici, e cercare in qualche modo è che avete l'appeso e con la carta della forza io vedo che si sta cercando di dare una ragione, una spiegazione a qualche cosa, a qualche situazione. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo il mago e la luna, quindi è proprio mettere in equilibrio la parte dell'azione, dell'agire, del fare con la parte dell'essere, del sentire, del essere ricettivi, come vi posso dire. Perché qui con questo 5 di bastoni è come se ci fossero delle lotte per capire da che parte andare. Avevate anche un... No, me lo sono sognato. Va bene, andiamo con il 9 di pentacoli. Mhm. Diavolo. Guardate, mi è arrivata la parola perseveranza. Io qui ho la sensazione che se, cioè diciamo aprile potrebbe essere un buon mese per spostarvi da quello che non vi piace ed andare verso i vostri obiettivi. Il diavolo io qui lo sento come un'acquisizione di potere personale. Avete due volte la carta del 9 di Pentacoli, che è una carta di forte indipendenza. Qui c'è qualcuno che prende in mano le situazioni della vostra vita. E siete voi, ovviamente. Ok?
Sì, perché comunque il 9 di Pentacoli è una carta molto positiva, parla di qualcuno che ha una certa forza di carattere. Probabilmente qui si tratterà di ehm, condurre, non è la parola esatta, indrizzare, ecco, questa forza, questa temperanza, questo carattere, questa passione, questo temperamento, mi verrebbe anche da dire. Perché sì che si può avere di più. Allora, ragazzi, partiamo dal lavoro. Ho la sensazione che effettivamente potrebbe esserci un colloquio interessante se siete disoccupati. Ci potrebbero anche essere come delle grosse promesse di guadagno, ma siccome qua avete un 7 di spade, due assi di spade, un diavolo lì e la luna, non credete a tutto quello che vi dicono, cioè nel senso cercate sempre delle conferme. Se vi dicono che, non lo so, con tot lavoro potete guadagnare tot, chiedete a una persona che già lavora magari in quell'azienda se è reale o se il dato è fasullo. Per esempio, a me una volta avevano fatto un colloquio, mi avevano detto che avrei preso X, ero tutta contenta, poi ho scoperto che quell'X era lordo. Quindi c'è stato come un po' di delusione, ecco. Però, ah, e se per caso dovesse essere un lavoro all'estero, un lavoro anche online con qualche azienda estera, fatevi comunque seguire da un legale nel momento in cui dovete firmare il contratto, ok? Questo è un consiglio. Per chi fosse dipendente, allora qui ragazzi ci potrebbe essere qualche cattiveria nell'ambiente di lavoro che vi dico, in realtà quando succede magari non vi fa tanto piacere, ma quando verranno a saperlo i capi, sì che ne vedrete delle belle. Ecco, questo ve lo posso dire, è un po' come se avrete la vostra rivincita personale. Devo dire che è facile che ci sia come un nuovo, può essere un nuovo percorso formativo all'interno dell'azienda, un nuovo reparto, un nuovo prodotto, qualche cosa che parte a livello aziendale e che, beh, all'inizio vi dico, potrebbe essere un po' difficile stare dietro a questo nuovo prodotto o servizio, però poi alla fine riuscirete a maneggiare bene il tema, riuscirete a districarvi bene con la nuova mansione. Per chi è autonomo, allora qui c'è di mezzo qualche concorrente sleale, ragazzi. Quindi fate attenzione alle fughe di dati, alle spie. Diciamo che qui hanno occhi e orecchie anche i muri. Per cui con qualsiasi persona voi stiate collaborando, che sia un cliente, che sia un fornitore, che sia un socio, ok? Cercate sempre di mantenere riservate le comunicazioni. Devo dire che per qualcuno si tratterà di espandere la propria attività, eh, sì, per qualcuno anche all'estero. Per qualcun altro no, è una cosa un po' più, diciamo, in zona. La sento un po' come sì, espandere le vendite, però puntare più sulle persone vicino, a livello geografico, vicino alla vostra azienda. Ok, parliamo di soldi, ragazzi. I soldi devo dire che non sono male, non sono male. Non vedo grossi ingressi, ma non vedo neanche perdite. Potrebbe esserci qualche piccolo ritocco da dover fare magari in azienda piuttosto che in casa, ma niente di sconvolgente e anzi sento che avete anche una buona base di partenza. Per chi avesse fatto investimenti in passato e se ne fosse dimenticato, devo dire che questo è un buon periodo, ehm, diciamo, per pensare a che cosa fare. È un periodo
relativamente stabile a livello di finanziamenti, scusate, di investimenti. Finanziamenti, se qualcuno sta aspettando un finanziamento, ragazzi, magari per ristrutturare una casa o per cambiare un mezzo di trasporto, sì che potrebbe arrivare, ma fate attenzione a non fare le rate troppo alte. Ho come la sensazione che dobbiate calibrare, fare i conti bene, fatevi piuttosto consigliare da qualcuno più esperto di voi. Andiamo alle relazioni romantiche. Allora, se siete single, ragazzi, devo dire, a parte che io qua vedo spostamenti, vedo viaggi, quindi è facile che ci sia qualche escursione di primavera, chiamiamole così. E vi dirò, qui ci sono diverse tendenze sulla lettura. Allora, se per caso siete in una compagnia di persone dove ci sono degli amici, sì, delle persone che conoscete già da un po', magari non a livello molto approfondito, diciamo che questa conoscenza potrebbe effettivamente approfondirsi nel mese di aprile. Quindi è come se si andasse più a fondo con una persona che già conoscete, oppure se non avete proprio in testa nessuno, sento che effettivamente ehm, potrebbero entrare delle occasioni di conoscenza. Una persona è molto più giovane di voi, l'altra persona è abbastanza, come vi posso dire, egocentrista, se vogliamo, egocentrica più che tutto. E poi potrebbe anche esserci una terza persona che però secondo me percepirete come un po' più fredda. Ora poi mi direte alla fine del mese sui commenti con quale avete deciso di approfondire la conoscenza. Non è che ci siano fuochi d'artificio, ragazzi, però sì, il mambo orizzontale va bene, eh. Devo dire che potrebbe dare delle buone soddisfazioni adesso ad aprile. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora anche qui dipende se siete da tanto o poco tempo, però ho come l'idea che abbiate bisogno di espandere la relazione, mi viene da dire, urlare al mondo il vostro amore, di anche espandere la coppia perché per qualcuno si potrebbe aprire il discorso bambini. Magari è un discorso sul quale state già meditando da un po', magari è già venuto fuori questo discorso, magari è una di quelle cose che vi mancano, magari è anche una di quelle cose per cui i familiari e le persone vicino a voi vi chiedono: ma figli, niente? Sapete, no? E quindi si potrebbe aprire effettivamente per qualcuno di voi questo tema. Se non è quello il discorso, quel progetto, diciamo, di coppia, potrebbe essere o un viaggio o qualche tipo di esperienza da affrontare insieme che possa, diciamo, rendere completa la coppia. Non importa in realtà che sia un qualcosa che... Cioè, quando io parlo di progetti, non è necessariamente detto che il progetto debba essere monetizzato. Cioè, ci possono essere anche, per esempio, i progetti di volontariato, mi vengono in mente. Potrebbe essere un percorso di studi da fare in due. Non lo so, come l'idea che cercherete come completare, come complementare, come solidificare la relazione in questo periodo. Non vi nego che per qualcuno, ragazzi, questo allontanamento può essere da un ex. Quindi, se siete ancora in una fase un po' strana della relazione, o se avete relazioni extra, insomma, sento come se qualcuno avesse già avuto una sorta di andirivieni con questa persona, e aprile in questo caso potrebbe essere il mese ideale per ritornare single, per tagliare i ponti con questa persona. Anche qui abbiamo due assi di spade, no? Ricordatevi che la spada taglia comunque. Ed effettivamente per qualcuno lo sento. E vi dirò che dopo questo
distacco, il fatto è come se avessi bisogno di essere coccolati, no? Quindi qualcuno potrebbe ricercare o cercare l'appoggio familiare, l'appoggio delle persone vicino, gli amici, sapete, le persone che ci sostengono nei momenti difficili. In questo transito sento che potrebbe arrivare un'altra persona. Ok, se parliamo di... se parliamo di storie clandestine, ragazzi... hmm, non lo so, ho l'idea che questo appeso sia un po' il leitmotiv di tutto il mese, quindi è come se decideste a un certo punto di andare avanti con la vostra vita perché vedete che dall'altra parte le cose, se vanno avanti ad un ritmo talmente lento da sembrar ferme in realtà. Però il fatto di riprendere un pochettino in mano ehm, il vostro agire, il vostro interagire, ho come l'idea che farà perdere un po' il controllo all'altra persona. Il fatto di diventare più indipendenti e quindi di essere meno sotto controllo verso l'altra persona farà sì che l'altra persona rizzi le antenne e quindi dica no, aspetta un attimo, come mai? È come se fosse un trigger, un grilletto, come si dice, un detonatore. Ok, per quello che riguarda, allora, la parte della famiglia la sento molto coccolosa in questo mese, in realtà. Sì, è vero, ci sono delle scaramucce, però comunque è come se ehm, tutto sommato le cose vanno bene, sono abbastanza in equilibrio e riuscite a districarvi più o meno bene in queste scaramucce. Ehm, per quello che riguarda invece la situazione psicoemotiva, ho questa morte, questa temperanza qui, quindi è come se ci fosse il bisogno di un rigenerarsi, una rigenerazione. Il sole e il mago mi dicono che avete voglia di andare avanti, anche questa spada, però d'altro canto avete anche queste due temperanze che mi dicono che sarebbe meglio appoggiarvi, perlomeno fare un piccolo percorso di crescita in mezzo per riuscire a calibrare meglio questa voglia di andare avanti con questa, magari alle volte anche procrastinazione, cioè è come se fosse, sì, voglio fare, però non so come fare. Ho queste risorse, però non so come impiegarle, però non ho voglia. Tra l'altro, nei tarocchi di Crowley, la carta della forza viene chiamata la voglia e ha senso per me perché appunto quando uno non ha forza di volontà non ha voglia di fare niente. Quindi a me risuona parecchio in questo senso. Comunque fatemi sapere poi voi nei commenti, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un koan e poi una carta delle fatine per vedere che altri consigli vi vogliono dare. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. Wow! È come se questo fosse il percorso di preparazione per far bollire l'acqua. Il 9 di Pentacoli vi ricordo che è una carta di forte indipendenza finanziaria, indipendenza caratteriale, indipendenza temporale, cioè è come se ci fosse la possibilità di gestire il vostro tempo come voi volete. È una carta di super abbondanza, è una carta di fertilità. Quindi voglio dire, ragazzi, è come se aprile fosse un mese di preparazione a quello che verrà. Andiamo a vedere ancora una fatina. Credi nella magia. Vi dice di osservare la natura e la magia della natura che ogni anno in primavera rifiorisce da sola e poi vi dicono
Questa fata vi ricorda che anche voi siete parte della natura e della creazione divina e di conseguenza anche voi siete magici. E vi dico che avete il mago è una carta che ci parla del potere di manifestazione. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure lo stesso materiale lo potete trovare nella playlist riservata agli abbonati, nelle playlist riservate agli abbonati. Diciamo che lì il tema è trattato in modo più ampio perché chiaramente non avendo una sola persona davanti non può essere così specifico, però comunque c'è già tanto materiale su cui potete lavorare. Inoltre lì ci sono anche le tecniche per elaborare i traumi, ci sono spiegazioni di metafisica, di metamedicina, cioè è un po' tutto quello che ho imparato io in tanti anni e semplicemente lo condivido con voi. I titoli dei video si vedono comunque, se andate nelle playlist con le copertine lilla potete dare un'occhiata. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!